Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Tamundi. Oggi vi parliamo di un libro piccolo nel formato, quindi un tascabile libro di Rodolfo Lisi, dal titolo Quattro infortuni per quattro campioni, pubblicato nella collana I Bonsai della versiliana editrice del Club Labs, e che tra l'altro è stato proprio presentato come novità al Salone del Libro di Torino nel 15 maggio 2025. Infatti vediamo la fascetta che era stata proprio utilizzata per questa presentazione. Questo è un libro che parte da una domanda semplice, però una domanda potente. Cosa succede davvero al corpo di un tennista professionista quando si infortuna? Il nostro scrittore Rodolfo Lisi lo fa, quindi lo descrive prendendo quattro nomi che tutti conosciamo di tennisti famosi, come nel titolo: Nadal, Djokovic, Murray e Del Potro. In questo tascabile di Rodolfo Lisi però non vi dovete aspettare una biografia o una celebrazione. Questo è un racconto diretto, un racconto dove si cerca di capire con parole semplici perché questi atleti si sono fatti male, che cosa ha influito e in che modo anche le loro scelte personali, le superfici di gioco e i ritmi del calendario anche, che ha avuto un impatto molto importante sulla loro carriera e sui loro tornei. Rodolfo Lisi scrive così in modo molto accessibile, anche se parla di tendini, ginocchia e articolazioni, e lo fa con un intento di farci capire tutto, cioè di farci capire in maniera tranquilla e senza confonderci. È come se un appassionato di tennis, molto informato, ti spiegasse con calma quello che i giornali spesso raccontano solo in poche righe. Per esempio, nel capitolo di Nadal. Nel capitolo di Nadal noi scopriamo quanto abbia influito la famosa sindrome di Hoffa, che è una specie di infiammazione cronica sotto il ginocchio. Lo scrittore Lisi spiega come queste superfici, come alcune superfici, tipo la terra rossa, aiutano a ridurre lo stress sulle articolazioni così delicate. E qui arriva uno dei messaggi chiave del libro. Non tutte le superfici sono uguali e alcune fanno davvero male al corpo dei tennisti. Per esempio il cemento, come dice Lisi, è troppo duro e troppo secco, non dà al corpo il tempo di assorbire l'impatto e invece la terra permette di scivolare e ammortizza di più. Questa è una riflessione importante perché oggi quasi tutto il circuito si gioca sul cemento e forse dovremmo domandarci anche il perché. Anche la storia di Djokovic è interessante. Il famoso bone bruise o edema osseo non era una lesione grave di per sé, però è stata gestita in modo poco prudente. E qui il libro lancia un altro spunto. Quanto indice la pressione esterna, gli sponsor, i tornei, sulle scelte di un atleta? Questa è una domanda a cui ci fa riflettere, una domanda che proprio il Lisi nel suo libro ci aiuta a rispondere, a trovare una risposta. Lo stesso vale anche per il tennista Murray, che ha spinto troppo sull'anca fino a doversi operare 2 volte con una protesi, o per Del Potro, che ha subito invece 4 operazioni ai polsi. In tutti questi casi lo scrittore Lisi ci fa capire che gli infortuni non sono mai solo degli incidenti, sono anche la somma di tante cose. Una programmazione sbagliata, dei cambi di superficie troppo rapidi, carichi di lavoro enormi e a volte anche con fattori genetici. Ecco, quindi forse il punto più forte del libro è proprio questo, che ci mostra quanto siano fragili anche i giocatori più forti, quelli che vediamo alla TV, che sollevano i pesi e che in realtà però condividono un dolore, che fanno i conti ogni giorno con le decisioni sbagliate anche del passato e con un sistema che spesso non li protegge. È un libro che consiglio a chi ama il tennis, ma anche a chi è curioso di capire come funziona davvero lo sport ad alto livello.
È un libro non troppo tecnico, con basi, però non è pesante, è chiaro, ben scritto e fa riflettere. Per me personalmente ha lasciato un messaggio semplice ma potente, che lo sport non è solo spettacolo, ma è anche un sacrificio, è l'ascolto del proprio corpo e a volte è anche il coraggio, avere il coraggio di fermarsi. Se vi interessa questo lato nascosto del tennis, allora dategli una possibilità. Quindi richiedete il libro, lo potete richiedere anche su Amazon, sul canale Editamundi, lo trovate col nome Rodolfo Lisi, 4 infortuni per 4 campioni, e quindi lo leggerete e una volta letto fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Alla prossima con una nuova lettura qui sul canale di Editamundi.